Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Cadix Loris, videocamera FPV con registrazione HD fino a 4K. Se volete acquistarla, come sempre trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo la videocamera, un filtro ND8 ed una bustina con degli accessori, tra cui il joystick dell'USD, cavi, viti di riserva, eccetera. La Cadix Loris fa parte di quella categoria di videocamere che integrano feed FPV analogico a registrazione HD. In parole povere, sui visori vedremo quello che siamo abituati a vedere con una videocamera analogica, ma la registrazione tramite schede SD sarà pari a quella delle action cam che si usano di solito nei droni FPV. La Cadix Loris è presente in due versioni, micro come quella che ho preso io e nano. Le differenze sono relative alle dimensioni della videocamera. La micro misura 19x19 mm, mentre la nano misura 14x14 mm. La scheda principale invece rimane uguale per entrambe le versioni. La distanza dei fori è di 25x25 mm, quindi parliamo di una scheda classe Toothpick. Comunque, grazie a questa piastrina che ci viene fornita in dotazione, possiamo adattarla anche a stack 20x20. Il peso della Loris Micro è di 15,3 grammi. Vediamo ora le specifiche della videocamera FPV. Il sensore è un CMOS da 1:2.7 e la risoluzione è da 800 TVL. Possiamo scegliere il sistema PAL o NTSC direttamente dalla videocamera, così come possiamo scegliere se usarla in 4/3 o 16 noni. La lente è una M12 da 2.1 mm, mentre per quanto riguarda il FOV abbiamo un angolo di visuale di 160 gradi, sia per il feed FPV che per la registrazione HD. Le risoluzioni supportate per la registrazione HD sono 1080p fino a 90 fps, 2K fino a 60 fps e 4K fino a 60 fps. Possiamo usare micro SD fino ad un massimo di 128 GB, mentre la tensione d'ingresso supportata è compresa tra 5 e 18 V. Per quanto riguarda i collegamenti dobbiamo usare questa serie di 3 fili e collegarli sul flight controller, rosso su un 5V, nero su un GND e giallo sul pad VIN. Il mio suggerimento è di tagliare questo connettore e saldare direttamente i fili nell'FC, ma se i fili sono troppo corti potete usare questa prolunga, tagliare il connettore e saldare direttamente nella scheda. I cavi nero e verde invece sono per collegare il joystick dell'USD, grazie al quale potremo configurare tutti i parametri della Cadix. Vediamo ora come registrare i video HD con la Cadix Loris. Per far partire la registrazione basta premere per un secondo questo tasto, mentre per interromperla lo premiamo per circa 5 secondi. In alternativa è possibile impostare l'autorecording in modo che la registrazione inizi non appena colleghiamo la lip al drone. A mio parere questa è la soluzione più pratica e io stesso farò in questo modo. Per quanto riguarda il filtro ND andrà applicato direttamente sopra la lente. Grazie a questo si riesce ad attenuare la quantità di luce che arriva al sensore ed usare un'esposizione più lunga. In verità il filtro non mi sembra molto stabile, quindi per evitare di perderlo potete valutare di fissarlo con una goccia di colla a caldo o magari con qualche altro metodo. A questo punto possiamo collegare il joystick dell'USD per vedere tutte le impostazioni che ci mette a disposizione questa Cadix.
Ok, a questo punto posso montare la videocamera e procedere con un test di volo e le considerazioni finali. Dopo aver provato l'HD Loris e rivisto sia DVR che registrazione HD, devo dire che non è semplice dare un giudizio complessivo su questa videocamera. Partiamo dal feed FPV, ovvero quello che vediamo negli occhiali. Per quanto accettabile, la qualità della Loris è abbastanza sotto quella di una videocamera dedicata. Predator, Falcor, Phoenix o, per rimanere in casa Cadix, Rattle hanno una qualità decisamente superiore. L'esperienza che offre la Loris non è proprio delle migliori e se venite da una videocamera dedicata molto probabilmente noterete la differenza. Non dico non si possa volare, ma onestamente c'è di meglio. Discorso completamente opposto invece per quanto riguarda la registrazione HD. Qui siamo ad ottimi livelli, a mio parere anche un pelino sopra l'HD Orca. Buoni colori e la definizione, così come il comportamento con i cambi di luce. I filmati sono consistenti e non risentono né di cali di framerate o di sync audio. Come dicevo all'inizio, però, non è semplice dare un giudizio a questa videocamera. Per quanto la qualità dei filmati sia molto buona, su un drone da 5 pollici secondo me sarebbe meglio usare un'action camera dedicata. Discorso diverso invece se dobbiamo abbinare questa videocamera con un drone molto piccolo, come ad esempio un 3 pollici o un Toothpick anche da 4 pollici. Su questo tipo di droni un'action camera andrebbe ad aggiungere molto peso, riducendo sia tempi di volo che prestazioni del modello. Questa videocamera invece permette di fare riprese molto belle, a discapito di una qualità FPV dove a seconda dei casi ci si può anche passare sopra. In conclusione, se siete in quella fascia di utenti che cercano una videocamera AIO, sicuramente l'HD Loris è una scelta da prendere in considerazione. Per chi invece può usare un'action camera, a mio parere sarebbe meglio procedere in quella direzione. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione dell'HD Loris. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.